Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Siamo in un ottobre da record, un ottobre con 29 gradi qui in Appennino a 850 metri e oltre 30 gradi nelle città. In questa stagione ci sono delle particolarità, le piante non vanno ancora in riposo vegetativo e alcune con queste temperature, con questo grado di umidità, si ammalano di una malattia particolare, stagionale soprattutto, che è l'oidio. Andiamo a vedere di cosa si tratta. L'oidio, come si può vedere qui da queste foglie malate di topinambur, è una malattia fungina, una malattia che prolifera soprattutto tra i 16 e i 28 gradi di temperatura e con un'umidità anche sotto il 50%, quindi dal 40 all'80%. Un altro dei modi che possono far sviluppare la malattia è la carenza di luce, oppure l'eccesso di azoto nel terreno nel quale sono piantumate le piante. Andiamo a vedere come possiamo fare per combattere questa malattia che colpisce sia i germogli, le parti molli, le foglie di tantissime piante. Adesso ve ne metto una lista in sovraimpressione, ma ci sono viburno, rose, le piante di melo, di pesco, i peperoni, la lattuga e tantissime piante, sia orticole che piante ornamentali. L'oidio in generale non ha bisogno delle piogge, al contrario della peronospera, per proliferare. E vedete come si presenta. Questo per esempio su foglie di topinambur. È una patina bianca, superficiale, pulverulenta. Guardate. Questo è l'oidio invece su foglie di quercia. Per combattere l'oidio, in commercio ci sono tantissimi prodotti naturali di origine minerale che uccidono i funghi, oppure ci sono dei preparati a base di aloe vera e di echinacea, altrettanto efficaci. Ma noi utilizzeremo un metodo biologico e fai da te, il macerato di aglio. Andiamo a vedere come si fa. Per preparare il macerato di aglio serve veramente poco. Serve una testa di aglio, 1 litro d'acqua. L'aglio va messo a macerare per 24 ore almeno in questo litro d'acqua. Si può anche diluire questo macerato a seconda dell'uso che ne si fa, aggiungendo altri 2 litri d'acqua, quindi in totale una testa d'aglio, come conferma Rodrigo, e 3 litri d'acqua al massimo. Successivamente si può mettere in uno spruzzino e spruzzare direttamente sulle parti colpite dalla malattia fungina dell'oidio, colpite dall'infezione. Questi trattamenti vanno fatti almeno 2 volte a settimana per 3-4 settimane. Piano pianino si dovrebbe vedere bloccarsi la diffusione dell'oidio. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.